Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo episodio della serie OpenHub in pillole andiamo avanti con la nostra miniserie dedicata alla console di OpenHub Karaf. Nel video precedente abbiamo fatto un discorso prettamente teorico su che cos'è la console, su quale sistema si basa e come OpenHub la usa per mandare in esecuzione tutti i suoi servizi. Oggi vedremo la parte pratica, cioè l'accesso vero e proprio alla console, le modalità di accesso che abbiamo a disposizione, qualche cenno sulla sicurezza e una carrellata dei comandi principali che ci permettono di interagire con il sistema. Allora, l'accesso alla console di OpenHub segue le regole abbastanza standard della console standard di un sistema Linux, quindi tendenzialmente segue le regole della connessione SSH. Per accedere alla console di OpenHub abbiamo diverse modalità. Due le possiamo applicare localmente al Raspberry dove è installato OpenHub e una invece la possiamo applicare da qualunque PC collegato in rete al nostro Raspberry. Iniziamo a vedere le due modalità che si possono utilizzare direttamente dall'interno del Raspberry. Io adesso sono loggato nel mio Raspberry 4 dove c'è OpenHub 5. Dal prompt di comando eseguo OpenHub CLI console. Mi viene richiesta la password, l'utente è quello di default OpenHub, la password che quella di default dopo la prima installazione di OpenHub è hubopen, che magari scrivo qui da qualche parte in sovrimpressione. Inseriamo quindi la password e ci ritroviamo all'interno della console. Per adesso usciamo, così vediamo la seconda modalità con cui possiamo accedere alla console, che è quella di utilizzare la classica connessione SSH su una porta specifica direttamente sul Raspberry. Quindi dal Raspberry scriviamo SSH -P minuscolo 8101, che è la porta in cui sta in ascolto il servizio SSH della console. Poi mettiamo l'utenza, quindi OpenHub, /localhost, che sarebbe il server a cui ci stiamo collegando, che in questo caso ovviamente essendo il Raspberry è locale. Dopo il comando ci viene richiesta la password, la inseriamo e siamo nuovamente all'interno della console nello stesso modo in cui lo eravamo prima con l'altro comando. Anche qua usciamo con logout e torniamo sul Raspberry. Solo una piccola nota sulla sicurezza, e cioè quella di cambiare la password di default per accedere alla console in modo tale che non sia accessibile a chiunque prenda possesso del Raspberry. Ovviamente in un ambiente locale dove il Raspberry non è esposto su internet e non ci sono grossi problemi di sicurezza, è comunque buona norma gestire una password diversa da quella di default. Nel momento in cui poi invece andremo a esporre la console di OpenHub all'esterno del Raspberry, che è la modalità di accesso che vedremo adesso, cioè utilizzare un altro PC per accedere al Raspberry, è un pochino più importante il suggerimento di cambiare la password di default. Infatti normalmente la console è accessibile solo dallo stesso sistema in cui gira OpenHub, quindi nel nostro caso possiamo accedere alla console solo dal Raspberry, così con le due modalità che abbiamo visto adesso. Adesso vi faccio vedere come posso accedere alla stessa console da un PC collegato in rete, in questo caso il mio PC, utilizzando la connessione SSH. Apriamo quindi un prompt di DOS sul nostro Windows e andiamo e utilizziamo lo stesso comando di connessione SSH che abbiamo utilizzato dal Raspberry, e cioè SSH -P 8101 utente, quindi OpenHub dobbiamo sostituire localhost con l'indirizzo IP del nostro Raspberry, nel mio caso 192.168.1.8. invio il comando e come vedete abbiamo un problema perché non riusciamo a connetterci, la connessione è rifiutata. Questo perché, come ho detto prima, la console di OpenHub di default accetta connessioni solo dalla stessa macchina su cui è installato OpenHub. Per aprire le connessioni anche all'esterno dobbiamo andare a modificare un file di configurazione di OpenHub.
Per fare questo dobbiamo andare a modificare il file runtime.cfg che abbiamo all'interno della configurazione di OpenHub. Io uso Visual Studio Code collegato alla cartella di configurazione di OpenHub, ma volendo la modifica si può fare anche direttamente dal Raspberry. Apriamo il file runtime.cfg dalla cartella Services e andiamo a cercare la riga in cui c'è la proprietà SSH host. Magari la cerco, eccola qua sotto, che vedete è commentata. Se noi la scommentiamo, abilitiamo la connessione a tutti i dispositivi di rete, quindi facendo in modo che il servizio SSH si metta in ascolto su tutte le interfacce di rete, se no di default sarebbe in ascolto solo sulla 127.0.0.1 che è quella locale. Quindi facciamo questa modifica scommentando questa riga, salviamo e praticamente in tempo reale possiamo riprovare la connessione e vedete che adesso funziona. Questo messaggio è un messaggio di sicurezza che viene fuori solo durante la prima connessione che viene fatta da un nuovo dispositivo, è semplicemente un discorso di chiave di sicurezza. Noi possiamo tranquillamente rispondere sì e accettare e poi da qui in poi andiamo avanti inserendo la solita password e siamo all'interno della console. Però la cosa bella è che siamo all'interno della console da un PC diverso da quello dove gira OpenHub. Questo messaggio di autenticazione di chiave può venire fuori anche nella connessione fatta dal Raspberry, ovviamente solo la prima volta. Dopo che rispondete yes non verrà più fuori. A me prima non è venuto fuori solo perché non era la prima volta che mi collegavo alla console dal Raspberry. Bisogna solo dare un minimo di importanza alla sicurezza nel momento in cui esponiamo la console di OpenHub su tutta la rete, perché se il nostro Raspberry fosse esposto su internet o se semplicemente solo la porta 8101 fosse aperta su internet, il nostro Raspberry, quindi la nostra console, potrebbe risultare raggiungibile da tutti. Ovviamente poi c'è tutto un discorso di firewall, port forwarding, eccetera eccetera, dipende da ogni caso, però comunque un minimo di attenzione bisogna farla quando si espone la console di OpenHub su tutta la rete. Ovviamente il suggerimento del cambio password detto prima ha ancora più importanza in questo caso. Una volta dentro la console possiamo muoverci utilizzando dei comandi che possono essere molto simili ai comandi standard di Linux. Adesso vediamo 2 o 3 comandi di utility che ci aiutano appunto nella gestione dei comandi da inviare ad OpenHub. E poi vediamo le tipologie di comandi che abbiamo a disposizione proprio per interagire con il sistema. Primo comando fondamentale quando non si sa cosa fare è l'aiuto in linea. Quindi andiamo a scrivere help e ci vengono visualizzati tutti i comandi che abbiamo a disposizione per interagire con il sistema. Con spazio scorriamo la lista e con Q interrompiamo il comando. Un altro comando utility che è molto utile durante la navigazione sulla console è il pulsante tab, che normalmente serve per fare l'autocompletamento del comando che stiamo impartendo, così come anche sui sistemi Linux. Quindi se noi volessimo inviare un comando ma non ci ricordiamo come viene scritto completamente, possiamo iniziare a scriverlo, ad esempio OpenHub, schiacciamo doppio tab e vedete che ci viene in aiuto l'autocomplete. Se io continuo il mio comando A, mi vengono indicati solo i comandi che iniziano con A. Quindi il doppio tab è comunque un aiuto nella velocizzazione della scrittura dei comandi. Un'ultima utility che vediamo adesso e che ci può servire durante appunto la navigazione dei comandi è il comando pipe insieme alla parolina chiave grep, che anche questo è un comando Linux che permette di filtrare un insieme di elementi. Ad esempio usiamo il comando openhub items, che è il comando che lavora sugli items di OpenHub, inviamo il sottocomando list. Come vedete abbiamo tutta una serie di informazioni che ci vengono visualizzate a video. Se volessimo filtrare queste informazioni ad esempio con il nome di un particolare item che ci interessa, possiamo anteporre al comando
il carattere di pipe, che è la barra verticale, scrivere grep e scrivere una parolina chiave che vogliamo intercettare nell'output per visualizzarla senza tutto il resto. Ad esempio prendiamo il nome di un item, pt camera letto temperatura, lo copiamo, lo incolliamo e come vedete ci vengono indicate, ci vengono visualizzate solo le linee che contengono quella particolare parola che abbiamo scritto. Quindi questo comando è molto utile quando abbiamo degli elenchi molto lunghi e ci interessa solo una piccola porzione di quell'elenco. Vediamo ancora una piccolissima utility che ho appena tra l'altro utilizzato, che è il copia e incolla fatto su console, che si fa semplicemente selezionando la parolina chiave che ci interessa e cliccando il tasto destro. In questo caso abbiamo fatto il copia, rifacciamo il tasto destro e facciamo l'incolla. Anche questo è un utility che si usa nei sistemi Linux, sulla console di Linux, e che possiamo applicare anche qui sulla console di OpenHub. Quindi attraverso la console noi possiamo interagire in maniera completa con il sistema. Lo possiamo fare utilizzando i comandi che ci mette a disposizione la console e che tendenzialmente sono raggruppati in categorie. Nei prossimi video andremo a vedere le categorie più importanti, adesso facciamo solo una carrellata di quelle che potrebbero tornarci utili e nei video successivi andremo ad approfondire i singoli argomenti. La categoria più importante ovviamente è quella OpenHub, che ci permette di interagire totalmente con il sistema OpenHub e quindi avere accesso a tutti gli oggetti, things, item, link, eccetera eccetera, alla configurazione, e ovviamente tutto quello che viene fatto dalla console rimane poi persistente sul sistema. È una vera e propria modifica fisica, diciamo. Un'altra categoria importante è quella dei bundle, che ci permette di gestire i bundle, che sono tutti gli oggetti che compongono l'ecosistema OpenHub, e principalmente gli add-on. Quindi anche in questo caso abbiamo a disposizione tutta una serie di comandi che ci permettono di interagire con i bundle del sistema. Conoscere questi comandi è importante perché spesso l'interfaccia grafica non ci permette di vedere cosa effettivamente sta succedendo, e quindi andare a riavviare un bundle o installarlo, disinstallarlo, controllare cosa sta facendo è comunque utile, e dalla console è sicuramente più facile che dall'interfaccia grafica, perché spesso l'interfaccia grafica nasconde degli errori, dei problemi. Un'altra categoria utile è quella dei log, che ci permette di visualizzare in tempo reale i log di qualunque sottosistema di OpenHub, quindi di qualunque bundle. Ci permette di modificare in tempo reale anche il livello di log, in modo tale da poter gestire un dettagliato file di log solo per un particolare bundle. Poi ci sono tanti altri comandi e categorie che ovviamente si vanno ad approfondire, ad esempio la shell è quella dell'interazione con il sistema operativo, che comunque si devono approfondire solo nel momento in cui servono. Ovviamente utilizzare la console non è proprio comodo perché è un qualcosa da fare a livello di comandi testuali, però la conoscenza di che cosa si può fare ci può aiutare soprattutto nel problem solving, nel risolvere dei problemi che semplicemente guardando il file di log standard di OpenHub o la main UI non ci danno nessun tipo di informazione utile a capire che cosa sta succedendo. Sempre in ottica di monitoraggio del sistema abbiamo anche a disposizione un comando che è ttop, che ci permette di vedere tutti i singoli thread di OpenHub che cosa stanno facendo, se c'è qualcosa che ad esempio sta saturando il sistema con le risorse, sta lavorando troppo rispetto a quello che dovrebbe fare. Quindi una sorta di task manager ma relativo ai processi di OpenHub. Quindi quando ci si rende conto che il sistema è lento, si può venire qua per vedere se effettivamente c'è un qualcosa che sta saturando il sistema. Bene, con questo possiamo fermarci qui per questo video introduttivo alla console di OpenHub dal punto di vista pratico, e quindi vi rinnovo l'appuntamento per i video successivi per l'approfondimento dei singoli comandi, delle singole categorie di comando che ci permettono di interagire con OpenHub, e andremo a vedere quindi anche i relativi casi d'uso per i quali possono tornare utili. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!